Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi mettiamo alla prova la tua conoscenza della poesia italiana. Dovrai indovinare l'autore della poesia famosa scegliendo tra 4 opzioni. Il quiz è composto da 25 domande. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Chi ha scritto L'Infinito? Giacomo Leopardi. L'Infinito è una delle poesie più celebri di Leopardi e riflette sul rapporto tra immaginazione e infinito. Chi ha scritto Il 5 maggio? Alessandro Manzoni. La poesia fu scritta da Manzoni in memoria di Napoleone Bonaparte, dopo la sua morte. Chi ha scritto Alla sera? Ugo Foscolo. In questa poesia Foscolo vede nella sera un simbolo di pace e riposo. Chi è l'autore della Divina Commedia? Dante Alighieri. La Divina Commedia racconta il viaggio immaginario di Dante tra inferno, purgatorio e paradiso. Chi ha scritto La pioggia nel pineto? Gabriele D'Annunzio. La poesia descrive una passeggiata nella natura sotto la pioggia, con uno stile molto musicale. Chi è l'autore del Canzoniere? Francesco Petrarca. È una pietra miliare della letteratura italiana ed europea, perché ha definito struttura, linguaggio e temi della poesia lirica moderna. Chi ha scritto San Martino? Giosuè Carducci. Descrive l'atmosfera vivace di San Martino in un borgo della Maremma toscana, dove il vino novello e il calore del fuoco rendono più sereno il malinconico paesaggio autunnale. Chi ha scritto 10 agosto? Giovanni Pascoli. Il componimento è dedicato alla tragica morte del padre Ruggero, assassinato in circostanze misteriose proprio il 10 agosto 1867, il giorno di San Lorenzo. Chi ha scritto Ed è subito sera? Salvatore Quasimodo. È una delle poesie più brevi e famose della letteratura italiana. Chi ha scritto Soldati? Giuseppe Ungaretti. Scritta in trincea verso la fine della Prima Guerra Mondiale, Ungaretti paragona i soldati alle foglie sugli alberi, fragili e pronte a cadere. Chi è l'autore di Meriggiare pallido e assorto? Eugenio Montale. La lirica è una delle sue opere più celebri ed è stata inclusa nella sua prima raccolta di versi, dal titolo Ossi di seppia. Chi ha scritto Trieste? Umberto Saba. In questa poesia l'autore esprime il profondo e viscerale legame con la sua città natale. Chi è l'autore di Orlando Furioso? Ludovico Ariosto.
Il celebre poema cavalleresco è considerato uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano. Chi ha scritto Gerusalemme liberata? Torquato Tasso. Questo celebre poema epico-eroico narra le vicende dell'ultimo anno della prima crociata e l'assedio finale per la conquista del Santo Sepolcro da parte dei cristiani guidati da Goffredo di Buglione. Chi ha scritto Canto alla Luna? Alda Merini. Pubblicato nel 1991 nella raccolta Vuoto d'amore, il componimento affronta temi autobiografici legati al dolore e all'esperienza della poetessa in manicomio. Chi ha scritto Il trionfo di Bacco e Arianna? Lorenzo dei Medici. Scritto nel 1490 per il Carnevale di Firenze, il componimento esalta la gioia di vivere e invita a godere della giovinezza e dei piaceri terreni prima che il tempo li porti via, riprendendo il pensiero di Orazio. Chi è l'autore della raccolta Lavorare stanca? Cesare Pavese. L'opera si distacca dall'ermetismo dell'epoca per proporre una poesia-racconto incentrata sul lavoro e sulla solitudine. Chi ha scritto Lassiuolo? Giovanni Pascoli. Descrive un paesaggio notturno illuminato dalla luna, dove il verso malinconico del Lassiuolo richiama nel poeta il pensiero della morte e dei lutti familiari. Chi ha scritto La caduta? Giuseppe Parini. Giuseppe Parini compose l'Ode la caduta nel 1785, affrontando il tema della dignità morale del poeta davanti alla vecchiaia e alla povertà. Chi ha scritto La spigolatrice di Sapri? Luigi Mercantini. L'opera si ispira alla fallimentare spedizione di Sapri del giugno 1857, guidata da Carlo Pisacane, con l'obiettivo di avviare una rivolta antiborbonica nel Regno delle Due Sicilie. Chi è l'autore dei Canti Orfici? Dino Campana. L'opera, pubblicata originariamente nel 1914, rappresenta il capolavoro assoluto dell'autore e una delle raccolte poetiche più importanti e singolari del Novecento italiano. Chi ha scritto Voi che per gli occhi mi passaste elle core? Guido Cavalcanti. La poesia rappresenta l'amore non come elevazione spirituale tipica del dolce stil nuovo, ma come una forza intensa e distruttiva che sconvolge profondamente anima e corpo dell'amante. Chi ha scritto Supplica a mia madre? Pierpaolo Pasolini. L'opera è un intenso dialogo con la madre, in cui il poeta riflette sul loro legame profondo, sul senso di colpa e su un'insaziabile necessità d'amore. Chi ha scritto Sogni invernali? Grazia Deledda. Il componimento descrive l'inverno non come una stagione dura o ostile, ma come un tempo lento e raccolto, favorevole alla riflessione e all'ascolto interiore. Chi ha scritto Si fosse fuoco? Cecco Angiolieri. Appartiene alla poesia comico-realistica medievale,
un filone che si contrapponeva radicalmente alla visione idealizzata dell'amore tipica del dolce stil novo. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se hai fatto da 0 a 9 punti, hai riconosciuto solo alcune opere e diversi autori ti sono poco familiari. Questo indica che stai muovendo i primi passi nel mondo della poesia italiana e dei suoi grandi nomi. Non preoccuparti, con un po' più di attenzione ai classici, potrai migliorare rapidamente. Se hai fatto da 10 a 18 punti, hai una discreta preparazione, conosci molti autori e diverse opere fondamentali, ma alcuni poeti e testi meno immediati ti hanno messo in difficoltà. È un buon risultato che dimostra interesse e studio, ma c'è ancora margine per affinare la tua conoscenza. Se hai fatto da 19 a 25 punti, ottimo risultato, dimostri una conoscenza solida e approfondita della poesia italiana. Riconosci con facilità autori e opere, anche quelli meno immediati. Hai una preparazione avanzata. La poesia italiana non ha quasi più segreti per te. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!